15 disturbi psichiatrici che non vorresti avere, seconda parte. La prima condizione mentale strana, rara, di cui parleremo in questo blocco è la Jumping Frenchmen of Maine, traducibile all'incirca come gli scattosi francesi del Maine. È una rarissima condizione psicologica riscontrata la prima volta nel 1878 dal neurologo statunitense George Miller Bird, a cui fu portata all'osservazione un gruppo di boscaioli che lavorava sulle sponde del lago Moosehead in Maine, appunto, i quali reagivano, scattavano al minimo stimolo, ripetevano tutto ciò che gli veniva detto anche in una lingua straniera ed eseguivano qualsiasi ordine meccanicamente. Inizialmente si pensò che potesse essere una forma di sindrome di Tourette, però si vide che non c'era nessuna base neurologica ed sembrava essere semplicemente un disturbo psicologico. Non è noto che sia stata sviluppata una cura utile per questa rarissima sindrome. Coro o sindrome di retrazione genitale è un disturbo delirante per cui la persona crede che i propri organi genitali si stiano rimpicciolendo, si stiano ritirando e in qualche modo stiano sparendo. Colpisce anche le donne e questa tensione delirante è diretta nel caso delle donne al seno. Quest'idea delirante può propagarsi dando vita a un'isteria di massa anche in piccoli gruppi sociali. È stata più che altro osservata in culture del sud-est asiatico e africane, ma non c'è un posto al mondo dove in effetti non sia in qualche modo sorta ed è tipica di culture a bassa scolarizzazione e con un pensiero magico-religioso. Infatti spesso si crede, la persona con questa idea crede che questo effetto che ha, questo sintomo che ha, sia dovuto a qualche tipo di malocchio, di magia che le è stata gettata addosso, scagliata addosso a qualche mago, da qualche strega. Essendo un'idea delirante, la persona resiste con pervicacia ai tentativi di dimostrare il contrario, cioè il fatto che in realtà non sta succedendo niente ai propri organi genitali, per cui tenderà a confondere la normale reazione dell'epidermide al caldo, al freddo. Il problema è che spesso nel tentativo di bloccare questa pseudo-retrazione, questa scomparsa dei genitali, tenderà a legarli, a tirarli e persino a uncinarli per poter impedire che si ritraggano dentro il corpo. Attualmente la cura del coro è impostata con psicofarmaci, ansiolitici e antidepressivi. Disturbo di Kempf o panico omosessuale deriva il suo nome dallo psichiatra Edward Kempf, che nel 1920 descrisse per primo questo disturbo psicotico. Si tratta sostanzialmente di un'idea delirante per cui un soggetto disturbato accusa un'altra persona di comportamenti omosessuali che non ha mai avuto. Si è osservato che in genere questo avviene in ambienti che raccolgono strettamente, come dire, persone dello stesso sesso e colpisce soggetti che hanno una scarsa dimestichezza relazionale, per cui a un certo punto su soggetti particolarmente sensibili e in condizioni subcliniche slatentizza questo delirio paranoide, che però può avere dei risvolti anche gravi, in quanto la persona poi può arrivare a suicidarsi o a uccidere la persona che appunto crede avere comportamenti omosessuali. In genere per soggetto ospedalizzato viene curato con antipsicotici e viene seguito da psichiatri e infermieri del sesso opposto, proprio per evitare un esacerbarsi della condizione. Il panico omosessuale è stato utilizzato in passato alcune volte come in cause legali a livello di difesa, ma è anche stato riconosciuto pochissime volte come attenuante. Sindrome di Munchausen per procura. Il nome deriva da un nobile barone tedesco del XVIII secolo, Karl Friedrich von Munchausen, noto passato alla storia per essere parecchio incline a ingigantire la realtà, diciamo, e questa sindrome è anche nota come sindrome di Polle, che era il nome del figlio di Friedrich, morto fra l'altro in circostanze abbastanza strane. La sindrome di Munchausen per procura è una versione particolarmente drammatica della già drammatica sindrome di Munchausen, che vede un soggetto simulare una serie di malattie fisiche per cercare di attirare una benevola, un'interessata attenzione su di sé.
Nella sindrome di Munchausen per procura si ha generalmente una persona, una madre, statisticamente più spesso una madre con un figlio, che appunto attenta alla vita del figlio, avvelena il figlio, in qualche modo lo maltratta, lo soffoca, però progressivamente, per poterlo portare all'attenzione dei medici e in ambiente medico e ospedaliero mostrarsi una madre attenta, una persona attenta che cura il figlio, che ci tiene alla salute del figlio, disperata eccetera. Quando non c'è di mezzo un bambino, più spesso c'è di mezzo un anziano che naturalmente appunto in privato viene maltrattato, avvelenato, quello che è, e poi naturalmente ci si mostra molto attenti alla cura di questa stessa persona. La sindrome venne portata la prima volta all'attenzione della scienza nel 1977 dalla pediatra Roy Meadow, che si accorse di 2 casi, uno nel quale una madre avvelenava progressivamente il piccolo bambino con del sale e un altro in cui una madre iniettava del sangue nelle urine del figlio. È una sindrome, è una condizione psichiatrica rara, ma neanche troppo. Appunto la statistica inglese ci dice che su 100.000 bambini 2,8 sono vittime di genitori con questo disturbo psichiatrico, che ha un tasso di mortalità per questi bambini del 15%. Il genitore, l'altro genitore, che non è quello che agisce le violenze sul minore, spesso è inconsapevole di tutto quello che sta succedendo e parteggia per il genitore psichiatrico fin tanto che non viene reso appunto edotto del problema, ma è spesso un genitore assente da casa, magari per lavoro, e che quindi non ha sott'occhio la situazione. La cura psicologica, psichiatrica per queste persone esiste, però è una cura molto laboriosa, anche perché questi soggetti sono spesso, appunto abbiamo detto, donne, con un quadro antisociale, il che permette in qualche modo di avere uno scarso senso di colpa per gli atti commessi e un alto livello di capacità di manipolazione nei confronti del personale ospedaliero ed infermieristico. È un processo terapeutico che esiste ed è però molto laborioso e ha a che fare anche con gli assistenti sociali, che nel frattempo devono curarsi di impedire che al minore possa essere fatto dell'ulteriore danno. Sindrome di Renfield o vampirismo clinico, un disturbo delirante per cui una persona crede di essere un vampiro e, come vuole la tradizione popolare letteraria, crede di doversi nutrire di sangue. È un disturbo connesso a fantasie anche necrofiliache e a sadismo sessuale, però a livello psichiatrico è più che altro inquadrato come un disturbo come una schizofrenia o connessa a un quadro antisociale di personalità. Il termine sindrome di Renfield è stato coniato nel 1977 dallo psichiatra Peter Knoll e si rifà a un personaggio Renfield narrato, di cui si racconta nel libro di Bram Stoker, Dracula, che asserviva in qualche modo Dracula stesso, era stato incarcerato e aveva questa idea delirante per cui in qualche modo poteva assimilare le energie delle creature viventi mangiandole, per cui mangiandosi delle mosche o dando da mangiare delle mosche a degli altri animali, quindi mangiandosi questi animali. Lo stesso principio dell'assimilazione dell'energia sembra governare le idee deliranti di questi soggetti, che probabilmente in età infantile hanno associato la vista del sangue a una condizione di eccitazione che poi in età adulta diventa marcatamente sessuale. Generalmente agiscono progressivamente, passando da una prima fase di autoematofagia nella quale bevono il proprio stesso sangue procurandosi delle ferite, poi procurandosi del sangue animale, in qualche modo, non so, uccidendo animali o trovando il sangue, non so, in macellerie, roba del genere, fino però poi ad aggredire le persone. Per cui si tratta primariamente di crimini violenti di matrice sessuale in cui l'elemento del vampirismo è il fattore caratterizzante. Susto. L'idea centrale di questo disturbo psichiatrico, che in portoghese significa spavento, è l'idea che l'anima abbia abbandonato il proprio corpo. Detta così potrebbe subito far pensare a un disturbo di tipo psicotico. In realtà si è notato che ha molti più elementi in comune col disturbo post-traumatico da stress. Infatti
Chi soffre di susto è appena uscito da una situazione altamente traumatica, da uno spavento profondissimo, ha la memoria fissa sull'evento traumatico, un appiattimento emotivo e tutti i sintomi che potrebbero far diagnosticare un DPTS. In realtà l'unica particolarità è proprio legata al fatto, quest'idea che l'anima se ne sia andata. È un disturbo legato strettamente alla cultura latinoamericana, per cui di susto non si parla in nessun'altra parte del mondo se non in ambienti dove c'è cultura latinoamericana, e tutti coloro che hanno il susto, che hanno avuto il susto, hanno sentito precedentemente parlare di questa sindrome, per cui c'è sicuramente un elemento suggestivo. La cura per questo disturbo è tradizionalmente una specie di rito esorcistico, ma si è visto che la psicoterapia per il DPTS e gli antidepressivi ottengono migliori risultati. Kaijin Kyofujo, disturbo psicologico legato alla cultura giapponese ma che si sta diffondendo anche in Occidente. Letteralmente significa disturbo da timore delle relazioni sociali ed è di fatto una fobia sociale. Non è la tipica fobia sociale dove si ha paura di essere inadeguati in qualche condizione sociale, di non essere all'altezza, eccetera, ma è nello specifico il timore di causare danno col proprio fare in ambito sociale, cioè che un proprio atteggiamento possa causare imbarazzo agli altri o disagio agli altri. La cura naturalmente esiste ed è una cura progressiva dove si invita la persona a una progressiva esposizione in ambito sociale e soprattutto a una autoaccettazione di quello che è il proprio comportamento. Io vi saluto e al prossimo video.